Bene ragazzi, benvenuti. Continuiamo a parlare dell'umanesimo e del Rinascimento. Ci sono tante altre caratteristiche precipue dell'umanesimo e del Rinascimento che meritano di essere discusse. La dignità dell'uomo. Questa è una parola d'ordine importantissima degli umanisti e dei rinascimentali. La dignità dell'uomo, la centralità dell'uomo, l'importanza dell'uomo sia all'interno della comunità, della società, sia all'interno proprio del cosmo, dell'universo. L'uomo viene recuperato nella sua centralità. Anche voi direte, ma perché i medievali non mettevano al centro l'uomo? Sì, ma attenzione, mettevano al centro soprattutto l'anima dell'uomo. Per i medievali questa vita era solo un momento di passaggio verso ciò che più importava, cioè la salvezza dopo la morte. Invece, per gli umanisti rinascimentali, l'uomo è centrale, è importante anche in questa vita. Questa vita non è soltanto un insieme di sofferenze, di irrazionalità senza senso, un punto di passaggio verso l'aldilà. L'uomo viene legittimato dagli umanisti, dai rinascimentali, anche nella sua visione mondana, si parla proprio di mondanità. Viene considerata lecita l'affermazione della fisicità, della corporeità. Il corpo è qualcosa da trattare bene, da curare per gli umanisti, per i rinascimentali, non più qualcosa da disprezzare come fonte soltanto di tentazione e di peccato, non più soltanto un corpo da punire, da macerare, da mettere alla prova con un rigore ascetico, autopunendosi. No, il corpo, la fisicità, la corporeità dell'uomo viene vista positivamente, così come viene vista positivamente l'affermazione dell'uomo su questa terra, l'affermazione dell'uomo nell'attività terrena, per esempio in politica, ma anche in economia. Il cristianesimo non viene abbandonato, ma gli umanisti lo interpretano come una fede operosa. Il vero cristianesimo, il cristianesimo più apprezzabile, è una fede operosa. Non è più, secondo gli umanisti, da apprezzare l'autoisolamento del monaco, oppure il cristianesimo come un insieme di teorie teologiche complesse. Assolutamente no, il cristianesimo significa dare un contributo alla società, alla città, alla comunità. La città è particolarmente importante nell'umanesimo e nel Rinascimento. Si celebra l'attività politica libera, finché sarà libera, perché poi a un certo punto ovviamente alle repubbliche e ai comuni si sostituiranno le signorie, non ci sarà più la libertà politica dell'individuo. Comunque molti dei primi umanisti sono proprio impegnati politicamente, direttamente in politica, nel governo cittadino. Tutti conoscono Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, sono tutti cancellieri della Repubblica di Firenze, e quindi l'uomo viene visto come un'entità che deve impegnarsi anche per ottenere e far ottenere ai propri simili qualcosa di buono in questa vita. L'uomo deve badare, l'essere umano deve badare alla famiglia, agli amici, alle attività pratiche, alla politica, alla società, impegnarsi a favore della comunità. Questo avviene soprattutto nella prima metà del Quattrocento, soprattutto a Firenze, ma non soltanto a Firenze. Perché? È semplice, perché nella prima metà del Quattrocento vi era una repubblica, vi era il comune di Firenze, e quindi diciamo vi era la libertà politica, e quindi si parla, attenzione, di umanesimo civile. Quello della prima metà del Quattrocento, soprattutto a Firenze. Significa che gli umanisti rifuggono dalle metafisiche, dalle pratiche devozionali, dall'isolamento monastico, e pensano che
il vero sapiente o il vero cristiano sia quello che appunto si dà da fare concretamente, praticamente, politicamente, anche nella vita quotidiana, anche attraverso lo svolgimento di un normale lavoro, di una professione, il medico, appunto il cancelliere esperto di giurisprudenza, il notaio, l'avvocato e così via, professioni anche diverse e lontane dalla metafisica, dalla devozione. C'è un rifiuto della metafisica e della filosofia sistematica, anche da un punto di vista proprio formale. Eh, Molte delle opere di questi personaggi dell'umanesimo civile del primo 400 sono dei dialoghi, la forma del dialogo viene preferita al trattato e i temi che vengono affrontati sono più che altro di carattere etico e politico. Vi è una critica della vita contemplativa, della vita monastica, della vita di chi prega, di chi occupa tutta la giornata con riti religiosi, un rifiuto della vita contemplativa a favore della vita attiva. Ecco, vita activa in latino è un'altra delle espressioni proprio tipiche dell'umanesimo e del Rinascimento, e quindi la vita umana deve essere impegnata nelle vicende politiche e sociali, ma anche nel lavoro, nella famiglia. Viene condannata la vita solitaria sia del filosofo astrattamente teoretico sia del monaco. Questi umanisti pensano che non ci si avvicina a Dio fuggendo il mondo, sono a favore dell'impegno civile, dei rapporti sociali. Pensate che addirittura vengono esaltate persino le attività economiche, il successo negli affari, l'arricchimento, vengono viste come cose positive. Questo è qualcosa di incredibile rispetto al Medioevo, ma anche rispetto comunque alle credenze della Chiesa Cattolica anche allora, nel periodo dell'umanesimo e del Rinascimento. Si diceva che il denaro era lo sterco del demonio, che il denaro era l'accumulazione di denaro fosse immorale, che portasse al peccato, alla perdizione, ad una vita viziosa. E invece no, ci sono dei personaggi che appunto esaltano gli affari, le attività mercantili, le attività borghesi, il lavoro che fa guadagnare. Il lavoro viene visto come qualcosa di meritocratico, diremmo oggi. Ci sono dei personaggi come Leonardo Bruni o Poggio Bracciolini, ne parleremo, che dicono addirittura che i poveri sono assolutamente inutili, mentre invece i ricchi, coloro che hanno risparmiato, guadagnato e risparmiato denaro, possono essere utili, possono utilizzare quel denaro a favore della società. E addirittura Poggio Bracciolini, lo vedremo poi nel dettaglio, fa l'elogio dell'avarizia, del risparmio, però addirittura dell'avarizia. Invece di sperperare denaro in cose futili, lo si può per esempio elargire, sempre ovviamente l'idea del mecenatismo, lo vedremo dopo, a favore dei sapienti, degli artisti. Quindi tutto questo è assolutamente notevole. C'è il rifiuto dell'ozio, che sia l'ozio monastico, che sia l'ozio aristocratico. C'è un apprezzamento del lavoro, del guadagno, della ricchezza. La nobiltà dell'uomo si realizza attraverso il lavoro, e dice Poggio Bracciolini, dice anche qualcun altro, il lavoro permette ai migliori di accumulare ricchezza per merito. Quindi non deve essere condannato chi si è arricchito, perché chi si è arricchito ha dimostrato maggior valore, maggior merito di coloro che sono rimasti poveri. Ovviamente si tratta di affermazioni, di idee di grande rilevanza, idee che possono essere considerate ovviamente idee proto-capitalistiche, ma anche pre-calvinistiche, cioè che anticipano
lo spirito del lavoro e la santificazione del successo negli affari che sarà tipico del protestantesimo, dell'etica del lavoro protestante e soprattutto calvinista. Sono cose notevoli perché avvengono in Italia ben prima della riforma protestante, che poi però si perderanno nel nulla, perché l'Italia poi, non aderendo alla riforma protestante, precipitando nella controriforma, nella repressione, abbandonerà tutte queste idee, e non sarà certo l'Italia a realizzare il capitalismo o a santificare, ad apprezzare il libero mercato e la competizione. Tuttavia queste idee sono state espresse dagli umanisti, viene condannata la predicazione fratesca della povertà, questi monaci mendicanti che vivono in mezzo alla strada di elemosina vengono considerati completamente inutili. E quindi voi dite, qui c'è proprio un pensiero calvinistico, un pensiero favorevole al capitalismo, un pensiero favorevole all'imprenditore, all'imprenditorialità. In realtà questo è vero fino a un certo punto, perché attenzione, se Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni o altri hanno detto queste cose che vi hanno detto, purtroppo loro però pensano che l'accumulazione di denaro, il fatto che si possa utilizzare a favore del bene comune il denaro, debba avvenire attraverso semplicemente delle elargizioni, cioè loro pensano i ricchi possono essere più utili dei poveri perché elargiscono, perché danno il loro denaro facendo appunto mecenatismo agli intellettuali che ne hanno bisogno. Purtroppo in Bracciolini o in altri non è presente l'idea del denaro che può andare a beneficio di tutti, della ricchezza del singolo che si trasforma in benessere generale perché viene investita in attività lavorative, cioè l'investimento produttivo, l'investimento capitalistico che dà lavoro ad altre persone, che fa in modo che molte persone siano assunte, traggano beneficio dalla ricchezza di chi è più ricco quando il più ricco la reinveste. Purtroppo non è proprio così, cioè sì, viene esaltata la ricchezza, il successo negli affari e così via, però questi personaggi dicono che la ricchezza può essere utile agli altri semplicemente perché i ricchi possono donare, possono elargire, possono aiutare i sapienti che non hanno i mezzi. Comunque sono ovviamente idee estremamente moderne ed estremamente significative. Nella prima metà del 400 c'è questo umanesimo civile, poi nella seconda metà del 400 la libertà dell'individuo non c'è più, non si può fare più politica nella propria città perché al posto delle repubbliche comunali si affermano le signorie, e anche a Firenze a partire dal 1434 i Medici si impossessano della città, e quindi diciamo che nella seconda metà del 400 noi abbiamo un umanesimo che insomma è un po' diverso dall'umanesimo civile di cui abbiamo parlato. Viene chiamato umanesimo filosofico, mentre nell'umanesimo civile ci si distacca dalla metafisica perché si pensa che l'uomo nella sua centralità si realizzi nella società. Quando la libertà politica cessa di esistere nella seconda metà del 400, la metafisica viene recuperata e quindi si parla più del cosmo piuttosto che della città, della comunità, della politica della propria città, anche perché appunto, ripeto, non ci sono più gli spazi per fare politica liberamente. Questo non significa però, attenzione, non significa assolutamente che la centralità o la dignità dell'uomo venga perduta, semplicemente avviene che l'uomo è centrale, l'uomo è fondamentale, è necessario, è indispensabile, ma non più nella città, bensì nel cosmo, cioè alla città si sostituisce il cosmo. La dignità dell'uomo si esprime in una centralità che non è più la centralità
della politica, della vita civile, ma la centralità del cosmo, quindi una dignità di tipo metafisico. Tuttavia l'uomo in Ficino, in Pico, viene comunque visto come necessario per l'intera creazione. L'uomo viene visto come un anello fondamentale all'interno del tutto, all'interno del cosmo. E quindi al posto del fare storico, di tipo storico dell'umanesimo civile, noi abbiamo un fare metafisico, ma significa comunque che l'uomo fa, che l'uomo è attivo, che l'uomo si migliora. La centralità dell'uomo viene vista come centralità della sua anima e non più come in precedenza della centralità di un complesso integrato mente-corpo. Tuttavia l'uomo, anche in questi metafisici della seconda metà del 400, l'uomo è collegato a Dio, ma anche al cosmo intero, alla natura, all'universo, a cui è indispensabile. Parleremo più nel dettaglio ovviamente di Marsilio Ficino e di Pico della Mirandola. Nelle lezioni a partire dalla prossima io parlerò nel dettaglio dei singoli personaggi dell'umanesimo e del Rinascimento, però attenzione, darò per scontate le cose che ho detto in queste due lezioni introduttive, in queste due lezioni dedicate all'umanesimo e al Rinascimento in generale. Quindi dovete tenerle presente quando poi andate a vedere le lezioni su Ficino, Pico, Salutati, Pomponazzi, Machiavelli e così via. Abbiamo visto che in Europa invece c'è un umanesimo evangelico, ve l'ho spiegato prima. L'umanesimo si diffonde un po' in ritardo in Europa rispetto all'Italia. L'umanesimo in Europa è più moderato, è più potentemente cristiano ed è un umanesimo visto al servizio di una riforma morale della Chiesa. Questo ve l'ho già detto, c'è minore venerazione per gli antichi rispetto agli italiani. Ci sono personaggi che esportano il neoplatonismo al di fuori dall'Italia, pensando che il neoplatonismo possa appunto favorire la riforma della Chiesa. Personaggi come francesi come Lefebvre d'Etaples, non so se riuscirò mai a scriverlo, John Colet in Inghilterra, Lefebvre d'Etaples in Francia e John Colet in Inghilterra esportano il neoplatonismo nostrano. Entrambi hanno conosciuto personalmente Marsilio Ficino. E poi, ma ci sono tantissimi umanisti europei che sono tutti quanti, tutti quelli che vi nominerò e scriverò, dei riformatori cristiani. Quindi l'umanesimo evangelico, per esempio Guillaume Boudet in Francia, oppure Thomas More, famoso, no? Thomas More in Inghilterra, che forse lo sapete era un personaggio molto importante, un vescovo che fu ucciso da Enrico VIII perché non accettava la riforma anglicana, quindi un grande personaggio del cattolicesimo. E poi ovviamente, che lo dica a fare, Erasmo da Rotterdam in Olanda, che si contrappone a Lutero perché non può accettare che i protestanti sostituiscano la grazia e la predestinazione al libero arbitrio. Erasmo da Rotterdam era un riformatore, lui rimase sempre attaccato al cattolicesimo, non divenne mai protestante, però comunque avrebbe voluto un cattolicesimo molto diverso rispetto alla Chiesa di allora. Infatti per molti aspetti lui era comunque d'accordo con i protestanti e quasi tutti i suoi allievi, i suoi discepoli diventeranno poi protestanti. E poi Johannes Reuchlin, io questo ve l'ho già nominato, no? Era quello che diceva, ve lo ricordate, che il greco si pronuncia in maniera diversa rispetto a quello che sosteneva Erasmo da Rotterdam. Johannes Reuchlin, grande umanista tedesco, quindi vedete in tantissimi paesi europei si diffonde l'umanesimo. Ludovico Vives è forse il più importante umanista spagnolo, ma ci sono anche altri personaggi
persino Leone ebreo, che appunto era di religione ebraica, non era cristiano, è un personaggio chiave dell'umanesimo. Leone ebreo ebbe un grande successo con una sua pubblicazione, un'opera ficiniana che si chiama Dialoghi d'amore, pubblicata nel 1535, che influenzerà sia Giordano Bruno sia Spinoza. E quindi grandi umanisti europei, ma vi ho detto che anche gli importantissimi riformatori protestanti come Calvino o Melantone erano degli umanisti a tutto tondo, come abbiamo spiegato in storia quando abbiamo parlato della mentalità e delle idee dei protestanti, della riforma protestante. Ci sono altre cose da dire importanti come caratteristiche generali dell'umanesimo. La laicizzazione della cultura si esprime anche, attenzione, attraverso l'autonomizzazione delle singole discipline. Autonomizzazione. Che vuol dire? Vuol dire che le singole discipline si considerano separate dalla teologia, si basano su principi propri interni agli oggetti della disciplina, non derivano tutte dalle teologie. Quindi questo è molto importante per la laicizzazione della cultura, per la laicizzazione del sapere. Infatti nel Medioevo vi era la cosiddetta ordinatio ad unum. Si pensava che tutte le scienze, tutte le materie, le discipline comunque avessero come base la teologia. La teologia è ovviamente la metafisica scolastica. Adesso non è più così. Per esempio, la politica di Machiavelli, forse già lo sapete, ritrova le basi, i principi della disciplina politica all'interno della politica stessa. Non prende le basi della politica dalla teologia, anzi, come sapete, Machiavelli spesso dice che il principe, per avere successo, per essere un buon politico, deve comportarsi in maniera difforme, spesso contraria rispetto all'etica cristiana. Ma quello che vale per Machiavelli vale per quindi capite, la politica basata su dei principi propri, non principi presi a prestito dalla teologia. Quello che vale per Machiavelli vale per tantissimi altri, per esempio la fisica con gli aristotelici padovani, che dicono che la fisica non deve dipendere dalla metafisica, ma anche Telesio fa la stessa identica operazione. Oppure la medicina si autonomizza dalla metafisica con Paracelso e con Vesalio, ma la stessa filosofia con Giordano Bruno è una filosofia del tutto autonoma rispetto alla metafisica aristotelica e alla teologia cristiana, anzi proprio rompe con la fedeltà al cristianesimo. Poi altra cosa fondamentale, accanto alle università, anche questo è un elemento di laicizzazione della politica, accanto alle università si sviluppano nuovi centri del sapere, nuove istituzioni culturali, in particolare la corte presso il principe, la corte mecenatisticamente mantenuta dal principe. Molti intellettuali diventano cortigiani, vengono mantenuti dal principe che appunto diventa un mecenate presso la propria corte e si ritrovano anche nelle biblioteche che non sono più solo le biblioteche dell'università. Avete presente la Biblioteca Laurenziana di Firenze, che è una grande opera d'arte, no? Di Michelangelo, oppure ovviamente le accademie, l'accademia, oltre all'università c'è l'accademia, la filosofia ufficiale delle università è l'aristotelismo, è difficile derogare, invece nell'accademia gestita dal principe, dal sovrano, tu puoi esprimere ogni tipo di idee, l'accademia è più libera ed è meno controllata e quindi ovviamente le accademie, le grandi accademie, nel 400 le accademie non sono ancora ben organizzate, non hanno quelle regole precise, ferree di quelle che saranno le accademie nel 500, sono ancora dei luoghi dove ci si incontra abbastanza spontaneamente e comunque
le accademie, c'è l'Accademia degli Aragonesi a Napoli, che da un certo punto in poi verrà gestita, verrà diretta dal poeta Pontano, infatti viene chiamata l'Accademia Napoletana Aragonese anche Accademia Pontaniana. Poi c'è l'Accademia Romana di Pomponio Leto, l'Accademia Romana è attiva dal 1460. Poi c'è l'Accademia Aldina di Aldo Manuzio, il grande tipografo stampatore a Venezia, Aldo Manuzio, l'Accademia Aldina. E poi ovviamente però la più importante di tutte è sicuramente l'Accademia Platonica, diretta inizialmente da Marsilio Ficino a Firenze. Pensate, hanno l'ardire proprio di ritirar fuori il nome della scuola originale di Platone, rifondano l'Accademia Platonica, che viene diretta da Marsilio Ficino. L'Accademia viene fondata nel 1463, prima nella villa di Careggi, poi attenzione, dopo la morte di Marsilio Ficino, l'Accademia Platonica a Firenze si sposterà presso gli Orti Oricellari, che sono i giardini di Palazzo Ruccellai, nella zona nord di Firenze, dove rimase per molto tempo. E nell'Accademia si pratica il mecenatismo, ricordate i medici, tutti lo sanno, sono i grandi mecenati, lì a Firenze mantengono, foraggiano tantissimi intellettuali e artisti. Voi capite però qual è il problema, il limite del mecenatismo. Il mecenatismo condiziona gli intellettuali, perché l'intellettuale finisce per dipendere totalmente dai finanziamenti, dall'aiuto del principe, e quindi non potrà scrivere contro il principe, si sente, capite, si sente condizionato, non c'è bisogno che qualcuno lo obblighi, l'intellettuale scrive sempre degli elogi del principe, dedica le proprie opere al principe, al mecenate, e non oserà mai criticare la politica del principe, quindi da un certo punto di vista può essere un progresso, ovviamente, l'accademia mecenatistica del principe, però ovviamente così l'intellettuale viene condizionato, viene sottomesso al principe e finirà per esaltarlo, il principe finirà per utilizzare la propria maestria per venerare, per esaltare il principe nelle sue opere. E poi la corte, le accademie, la corte del principe con gli intellettuali è stata soggetta nella storia a numerose critiche. Non è solo il fatto che il mecenatismo del principe asservisce gli intellettuali da un punto di vista ideologico. Il problema è che queste corti sono state accusate di essere fenomeni di elite troppo lontani dalla realtà. Si crea una cerchia, una casta di intellettuali riuniti a corte intorno al sovrano, intorno al principe, intorno al signore, formando però una società letteraria distaccata dalla società reale, dal mondo reale. Questi intellettuali a corte, alla corte del signore e del principe, vivono tra i loro libri, parlano soltanto tra di loro, creano una società chiusa, una società di elite, distaccata dal mondo reale, e anche la produzione e la circolazione letteraria da parte di questi intellettuali è ristretta, limitata appunto alla loro elite, anche per via della lingua che viene utilizzata, il latino. Sì, ma non il latino usuale, il latino classico, il latino ciceroniano, un latino veramente difficile che
che spesso non viene letto anche neppure dalle persone che conoscono il latino, non viene capito. Si tratta di un latino classico molto molto difficoltoso e c'è un disprezzo per il volgare, ma anche quando il volgare, attenzione, viene utilizzato, si tratta ovviamente di un volgare raffinato, totalmente lontano dalla lingua parlata, dalla lingua italiana parlata. Quindi vi sarebbe stata una separazione in queste corti della cultura dalla società. D'altra parte, altri interpreti hanno messo in evidenza che il latino è una lingua veicolare in Europa. Gli intellettuali non parlavano le lingue volgari degli altri paesi. Come si poteva fare per comprendersi, essere capiti, creare una sorta di repubblica europea delle lettere? E solo attraverso il latino classico, quindi era la lingua veicolare per questa elite, per questa classe colta. Gli intellettuali, è l'ultima cosa che vi dico, nell'umanesimo e nel Rinascimento spesso sono diversi da quelli del Medioevo anche per via della loro condizione. Che cosa intendo dire? La maggior parte degli intellettuali del Medioevo erano chierici, erano uomini di chiesa e contemporaneamente erano magistri, chierici e magistri, cioè maestri universitari. Ricordate per esempio nella scolastica vi erano i chierici che appartenevano all'ordine domenicano come Tommaso d'Aquino, i chierici che appartenevano all'ordine francescano come Guglielmo di Occam, quindi erano chierici spesso appartenenti, attenzione, agli ordini non comuni sacerdoti secolari, ma quelli che venivano chiamati ordini regolari, che avevano una regola particolare, come appunto e Tommaso, ricordate, o Guglielmo da Occam o tanti altri, bastano questi due nomi, erano professori universitari. Guglielmo di Occam e tutti i suoi amici della scolastica francescana vengono chiamati, ricordate, l'abbiamo detto nelle lezioni a loro dedicate all'interno della filosofia del Medioevo, erano anche detti maestri di Oxford, proprio perché insegnavano all'Università di Oxford. Invece, attenzione, nell'umanesimo e nel Rinascimento noi abbiamo magistri che però sono spesso laici, non sono chierici. Basterebbe l'esempio di Pietro Pomponazzi a Padova. Pietro Pomponazzi era un laico, non era assolutamente un chierico. Quindi maestri universitari che non sono più chierici, ma forse anche più importante, abbiamo chierici che non sono più maestri universitari, anche per via della loro filosofia, spesso neoplatonica. Ricordate, l'abbiamo detto nelle lezioni riguardanti Giordano Bruno avrebbe voluto insegnare nell'università, ma non ci riuscì, in diverse università europee provò. Quindi abbiamo chierici che non sono più professori universitari e ovviamente ce ne abbiamo tanti, per esempio anche Telesio, Campanella, le loro idee erano di stampo neoplatonico, erano di stampo naturalistico, panteistico, erano idee anzi considerate eretiche. Come potevano insegnare nell'università? Molti di questi personaggi dell'umanesimo e del Rinascimento sono anche personaggi che entrano in rotta di collisione con il proprio ordine religioso, cosa che sarebbe stata impensabile nel Medioevo. Ricordate, per esempio, sia Telesio sia Giordano Bruno entrarono in contrasto con il proprio ordine domenicano. Quindi abbiamo una laicizzazione proprio della condizione, dello status sociale e lavorativo degli intellettuali, degli autori dell'umanesimo e del Rinascimento, i quali a volte non erano più professori universitari oppure non erano più chierici, o a volte quando erano chierici
erano semplicemente, come Ficino o Pico, dei preti secolari, non appartenevano più a questi grandi ordini regolari come i domenicani, i francescani. Bene ragazzi, io ho finito, io spero che queste due lezioni introduttive su umanesimo e rinascimento, caratteri generali, siano state chiare, vi siano state utili, perché noi ci baseremo su tutto quello che ho detto, e ho detto abbastanza in queste due lezioni, questa è la seconda, poi andate a recuperarvi anche la prima, ci baseremo su quello che ho detto, sugli elementi di queste due lezioni generali e introduttive, per parlare nel dettaglio dei singoli autori, ciò che vedete nelle lezioni successive, andando a visionare, ad ascoltare le lezioni successive. Vi ringrazio e vi auguro buona serata.